Azione di guerra, questa è guerra, il dietologo. Qua il colesterolo, torta della nonna, guarda qui coi pinoli e la crema pasticcera, mamma che roba. La torta della nonna, da non confondere con la torta ai pinoli e la torta al limone, è una torta della tradizione italiana ed è quella, non ci sono delle varianti, però vi faccio vedere un paio di piccoli trucchetti per renderla più facile e facciamo anche, mentre la facciamo vi spiego anche due variazioni magari per chi non vuole il burro, per chi non vuole il glutine, eccetera eccetera, ma partiamo subito con la ricetta. Una cosa importante, per semplificare, dobbiamo dividere in due la ricetta. Allora, pasta frolla da una parte, crema pasticcera da quell'altra, perché è una ricetta che comprende questi due ingredienti. Prima si fa la crema pasticcera perché va messa all'interno della pasta frolla e deve essere fredda, non freddissima, ma almeno fredda, perché sennò mi si scioglie la pasta frolla e vi viene fuori un pasticcio tutta storta. Quindi bisogna fare bene questa distinzione. Poi non vi faccio subito l'elenco di tutti gli ingredienti perché sono un po', insomma, dopo non si capisce niente. Ve li spiego man mano che facciamo la ricetta, poi ve li scrivo anche sotto, ve li scrivo qui, ve li scrivo lì, ve li scrivo dappertutto. Crema pasticcera, pentola in acciaio abbastanza comoda, grande, mezzo litro di latte intero. I vegani possono usare il latte di avena o il latte di riso, altrimenti il latte di mucca, come volete. Ci mettiamo dentro 45 grammi di maizena, oppure se volete metteteci la farina normale. Se usate latte freddo state tranquilli che non farà nessun tipo di grumi, quindi buttate dentro tranquillamente e senza pietà. Se usate la maizena girate subito perché tende ad andare sul fondo, poi magari ci mette un attimino a tornare su, quindi giratela subito. Ripeto, mezzo litro di latte, 45 grammi di maizena o se preferite ce ne mettete 40 di farina normale. La sciogliete bene e poi ci mettiamo 80 grammi di zucchero normale, potete metterne 60, potete metterne anche 100, 120, però io vi consiglio di non esagerare perché già la pasta frolla è dolce. Ci mettiamo anche 2 rossi d'uovo, se volete potete metterne anche 3 o 4 di rossi d'uovo, però dopo vi sa troppo di uovo, quindi in questo caso facciamo una crema pasticcera, come dire, alleggerita, quindi ne metto solo 2. Potete metterli anche interi se volete, so che è una bestemmia se mi sente un pasticcere guai, però vi garantisco che non succede nulla, però io metto i rossi. Aggiungiamo anche qualche goccia di estratto di vaniglia, questo è l'estratto di vaniglia che ho fatto io, lo trovate nel mio canale, potete usare qualsiasi tipo di vaniglia voi vogliate utilizzare, va bene anche i bacelli, va bene quella nelle bustine, va bene quella a gocce bianche, quella che volete. Mischiamo bene le uova, dopo ci va la scorzetta di limone. Prima si mischia, poi si mette la scorza, se no dopo quando mischiate avete la scorza di limone in mezzo ai piedi. Scorzettina di limone, non prendete il bianco, cercate di tagliarla sottile, tagliatene anche 2 piuttosto, però cercate di non prendere il bianco perché è leggermente amarognolo. Ecco qui. Voilà. Ora vi ricordo il latte era freddo, eravamo al freddo, adesso andiamo sul fornello e bisogna stare qui davanti 3 minuti. Questa è la ricetta della crema pasticcera furba, quella che trovate sul canale Rapanello, che non richiede di sporcare 50.000 ciotole e fare 50.000 passaggi. Come avete visto abbiamo fatto un passaggio solo e adesso la cuciniamo, però bisogna girarla. La rapanella mi ha appena sgridato perché stavo buttando via il bianco dell'uovo. Non buttate il bianco dell'uovo. Avendo già la maizena o la farina se preferite dentro nel latte freddo, bisogna continuare a girarlo e tenerlo d'occhio perché quando il latte tenderà a riscaldarsi e andare quasi in ebollizione si addenserà abbastanza velocemente, quindi è sì un sistema furbo, però bisogna starci un attimino attenti, non succede niente, però bisogna girare. Ecco, a un certo punto tenderà ad addensare, quindi cosa faccio? Sollevo un po' la pentola così prende un po' meno caldo, mi tiro via dal fornello, mi metto dove il fuoco è spento oppure sul tavolo e vado avanti a girare. Quando sentite che si addensa tiratevi via subito dal fuoco, è più facile di quello che sembra, e andate avanti a girare perché il fondo della pentola è molto caldo e continua a cacciare caldo e continua a cuocervi la crema. Se voi state sul caldo oppure non vi tirate via dal fuoco e la smettete di girare la crema, questa cosa fa? Vi fa i grumi oppure si cuoce troppo. Non è che succede niente anche se fa qualche grumo perché è già cotta, però insomma è una questione anche estetica, mentre invece come vedete questa qui è bella, liscia, è perfetta, guardate che meraviglia. Ho usato poche uova, se volete dargli un colore un po' più giallino alla crema, gli mettete dentro una puntina proprio
appena la punta di un cucchiaino di curcuma, che è in sapore e in odore e comunque dà un bel colorino giallo, se volete, se no non gliela mettete. Ricordatevi di tirar fuori le bucce del limone che avevamo messo per profumare la nostra crema. Mettete la vostra crema da parte per farla raffreddare. Pasta frolla, la faccio un po' abbondante, ne faccio 1 chilo, poi dopo ci faccio i biscottini, meglio abbondare che difficile. Allora, 500 g di farina, questa è una farina di tipo 1, potete usare la 0, la 00, la farina di avena, la farina di piselli, usate la farina che volete, l'importante è che sia mezzo chilo. 250 g di burro, potete usare anche l'olio di semi, purché siano 250 g. Un pezzettino di burro, tenetelo da parte, piccolino, da mettere nella teglia che dopo va imburrata. Quando fate la pasta frolla è importante questa cosa che vi faccio vedere. Prima di aggiungere lo zucchero, le uova, il limone, tutto quello che volete, fate questo lavoro di sfarinare la parte grassa, il burro in questo caso, con la farina, di fare come delle piccole bricioline, senza impiastrarlo però, con la punta delle dita lo dovete ridurre come a piccole palline. Questa cosa serve a far sì che dopo non si riscaldi la pasta frolla lavorandola, perché le nostre mani sono calde, sono 37 gradi, non si riscaldi tutta la frolla e dopo non vi si scioglie in mano quando la state lavorando verso la fine. Deve venire fuori una roba così, una sfarinata. Vedete che ho le mani pulite quasi, non sono appiccicate di roba tutta appiccicosa, sono una specie di farina, ecco. Così ora andrà tutto insieme molto più facilmente. Aggiungiamo 250 g di zucchero. Se per caso vi viene in mente di usare il miele invece dello zucchero, ne usate 200 g, però dovete mettere dentro 50 g in più di farina. Aggiungo 2 uova. Ci servirà della scorzetta di limone, mettetene quanta ne volete, potete anche non metterla, però ci sta bene. E comunque la ricetta prevede che ci sia, quindi noi la mettiamo. Ora dobbiamo mandare insieme tutto più in fretta possibile, cioè praticamente impastare la pasta frolla mettendoci meno tempo possibile, ma siccome avevamo già preparato prima il burro e la farina ben mischiati, faremo molto velocemente. Come vedete è perfetta, non si appiccica alle dita, prende la forma che gli si dà, volendola si può lavorare anche subito questa qua, però gli facciamo fare mezz'ora in frigorifero. Chi mi segue sa che io non amo usare le pellicole e mi piace lavorare dentro i contenitori per non sporcare tutto il tavolo, la cucina eccetera, quindi semplicemente gli metto un coperchio, la metto mezz'oretta in frigorifero insieme alla crema che ormai sarà già anche fredda e ci vediamo tra mezz'ora. Bene, passata la mezz'oretta, è tutto freddo, andiamo avanti. Vi ricordate il pezzettino di burro che avevamo messo dentro prima nella teglia? Ecco, questa qui è una teglia da 26 di diametro, potete usare anche, con la quantità che abbiamo fatto potete arrivare anche a 28. Il burro lo spanteghiamo, lo spalmiamo in giro per tutta la teglia e poi ci mettiamo anche un po' di farina. Un cucchiaio di farina, la mandiamo in giro dappertutto e buttiamo via la farina in eccesso, in maniera che il nostro pirofila resta bella infarinata e non si attacca a niente. Metto un po' più della metà della mia pasta frolla su della carta forno. Questa della carta forno è un sistema per farla più facile. Se volete potete allargarla anche direttamente sul tavolo, fate come preferite, però con la carta forno è più facile perché poi la rovesciamo. Vedete questi puntini qua? È perché ho utilizzato la farina di grano 1 che ha una componente integrale al suo interno. Pizzichino di farina appena che è vagamente appiccicoso. Ecco. Stendiamo, spessore circa mezzo centimetro o poco più. E senza paura rovesciate. Non c'è bisogno di essere precisissimi. Questo sistema serve solo per rovesciare la pasta frolla nella teglia senza fare disastri. Poi tanto quella in eccesso la tiriamo via. Ora con le mani, come se fosse una pizza, gli diamo un'aggiustata. Se si fa qualche crepa che si rompe, non nessun problema, si rattoppa, si schiaccia col dito e si mette un pezzettino di pasta. Se c'è qualche zona come qui che manca, qui ce n'è di più, la strappate di qua e la mettete di qua. Tanto sotto viene bella comunque. Ecco,
facciamo aderire bene ai bordi e adesso tiriamo via la pasta frolla in eccesso. Per tirare via la frolla in eccesso basta passarci un mattarello o un coltellino o le mani o come volete, insomma, e tiriamo via questa qui, la mettiamo insieme a quell'altra che servirà dopo per chiudere. Con una forchetta o con il di dietro di un cucchiaio o con una punta del trapano del 12 fate qualche segnetto qua e là, così non farà le bolle. Poi ci buttiamo sopra la crema, vedete se è un po' rassodata, ha fatto un po' di pellicina sopra, ma chi se ne frega, tanto adesso la chiudiamo dentro e non si vede niente. Deve essere abbondante la crema. Tutta ci va, quella, tutta, via, a lei, giusti, vai, alla grande. Stendetela uniformemente ovunque, senza esagerare, non c'è bisogno di essere precisissimi, tanto dove volete che scappi. Ripetiamo l'operazione di prima: carta forno, mattarello, spessore circa 5, 6, 7 mm. Ecco, per la chiusura, invece di buttarla dentro la muratura come ho fatto prima, bisogna essere un pochino più precisini, quindi cerco di farla un po' più rotonda, un po' più precisa, perché bisogna chiuderla bene, perché sennò dopo è brutta da vedere, deve essere precisa, diciamo, ecco. Quindi la faccio un po' più rotondeggiante, ecco. Questa è la parte più complicata della ricetta, centrare il coperchio. Naturalmente io ho già acceso il forno a 160 gradi. Copriamo bene la nostra torta, no, ma non è così difficile come sembra, tranquillo. Via la carta. Tiriamo via la pasta frolla in eccesso con lo stesso sistema di prima. Via la pasta in eccesso. Io ho usato una Pyrex perché mi piacciono le Pyrex, però se usate una teglia normalissima, rotonda in alluminio, va benissimo, nessun problema. Pasta in eccesso ci facciamo 4 biscottini con sopra le mele, magari 2 pinoli, quello che avanza. Qualche buchino con uno stuzzicadente, allargatelo un po' così, così non si gonfia, non fa le bolle, perché se vi si gonfia poi dopo vi fa le crepe ed è brutta da vedere. Quindi fategli dei buchi, potete usare anche una forchetta se volete, o la famosa punta di trapano del 12. E pinoli sopra, come se non ci fosse un domani, abbondanti, oddio non esageriamo, abbondanti, ecco, costano un accidente. Inforniamo la nostra torta a 160 gradi per 50 minuti, forno ventilato, però se non ce l'avete ventilato va bene anche quello statico, però quello ventilato è meglio. Ed eccoci qua, esattamente 50 minuti, 160 gradi, è perfetta, guardate, perché io adoro le Pyrex, perché sono trasparenti e riesco a vedere se sono ben cotte anche sotto, comunque è perfetta. Ora bisogna lasciarla raffreddare perché l'ho mangiata fredda, quindi un panno leggero, molto leggero, sopra, per le mosche, per farlo traspirare, e tra qualche ora sarà fredda e facciamo la magia. Zucchero a velo abbondante. Olè! Mamma mia, che roba, va che roba! La farina di piselli, la farina d'avena, la farina di grano saraceno, magari mischiamo, potete metterci dentro la farina che volete. L'importante è che su questo rapporto di 4 parti, 2 parti siano di farina, una di burro e una di zucchero. Stessa cosa per la parte grassa, comunque un quarto deve essere la parte grassa, quindi va bene, ok. Fermo. Scapaccio. Vado? Stenano. Non è mica registrato quella roba lì. Classica.